Ciao, in questo video vedremo questo piccolo alimentatore che mi è utile per fare un esercizio didattico sia di montaggio componenti sia per capire come funziona il raddrizzamento da tensione alternata a tensione continua. È un piccolo alimentatore, c'è un ingresso in alternata, si parte dal trasformatore in bassa tensione, si collega qui una tensione alternata e qui ci sarà una tensione raddrizzata in uscita. C'è un LED, questi strip per tirar fuori con i cavetti DuPont la tensione, un condensatore d'ingresso e un condensatore d'uscita e i 4 diodi che fanno il ponte raddrizzatore. È un circuito molto semplice, essendo piccolino è utile magari per mettere all'interno di alcune apparecchiature. Io lo userò più che altro come esercizio didattico. Andiamo a vedere come arriva il kit, come si monta e faremo anche le varie prove e vedremo anche se i componenti arrivati sono dei fake o meno. Andiamo a vederli. Il kit arriva in questa confezione, costa poco più di €1. Comprende uno schemino elettrico, analizziamolo. Abbiamo un morsetto d'ingresso, un ponte raddrizzatore formato da 4 diodi, un condensatore che filtra la tensione alternata in ingresso, il regolatore di tensione 7812, però possiamo montare un qualsiasi 78, quindi un 7805, un 7809, 7815. Bisogna solo fare attenzione che la tensione d'ingresso non sia troppo alta rispetto a quella d'uscita, perché sennò viene dissipato tutto in calore. Esempio, se dobbiamo mettere un 7805 sarebbe bene avere una tensione di 9 volt qua e non un 24. Poi abbiamo un condensatore di filtro sull'uscita e un LED di segnalazione. Io qui gli aggiungerei anche un condensatore ceramico da 100 nanofarad in parallelo a C25, poi ti faccio vedere come aggiungerlo. E poi abbiamo un connettore d'uscita. Sul retro abbiamo la distinta materiali di tutto quello che c'è dentro. Andiamo a verificare se è tutto corretto. Questo è il circuito stampato, chiamato anche PCB, che sta per Printed Circuit Board. Ci sono già scritti i valori, quindi non possiamo sbagliare. Questi 4 diodi sono uno N4007, questo condensatore da 470 microfarad, quest'altro 100 microfarad. Il regolatore qui non è ben indicato come va montato, ma probabilmente quando è fissato il dissipatore dovrebbe seguire la serigrafia. Non si capisce bene se va montato così o così, quindi dobbiamo fare attenzione alla piedinatura. Vedremo anche questo. La resistenza da 4700 ohm e il LED, anche qui bisogna fare attenzione alla polarità, il connettore d'ingresso e il connettore d'uscita. Connettorini molto piccoli. Andiamo a vedere i materiali, quindi il PCB ce l'abbiamo il 7812 e questo qui. Hanno messo un 7805, non fa nulla, lo facciamo 5 volt, 100 microfarad, dovrebbe essere questo più piccolo. 100 microfarad 25 volt, questo è quello d'ingresso, 470 microfarad 25 volt, la resistenza è questa qui, 4700 ohm, verifichiamo, il primo sembra un verde ma dovrebbe essere un giallo, 4701, dopo lo misuriamo con il multimetro se è corretto, e 4 diodi, uno N4007, uno N4007, ok? Li andiamo a provare poi con il multimetro. Il diodo LED ha uno smusso che è questo, che è il catodo, che è il pin più corto, quindi il pin più lungo è il più. Il catodo lo vediamo indicato qui, è quella righetta qui, quindi la parte più corta va così. Poi abbiamo una vite, il dissipatore, e questo strip a 5 poli doppia fila che va qui è in parallelo, visto seguendo le piste, alla morsettiera d'uscita. Serve per collegare i cavetti DuPont per andare a alimentare una basetta, ad esempio una breadboard. Ti faccio vedere. Se ho una basetta breadboard di questo tipo posso usare questi cavetti maschio femmina. La femmina la inserisco qui, il meno così, il rosso che è il più lo metto di qui e vado a alimentare il mio circuito così in modo semplice, e ho a disposizione ancora altre uscite e l'uscita con il morsetto. Andiamo a controllare anche con un semplice multimetro se i componenti sono corretti, quindi la resistenza da 4700 ohm,
4680 va bene, tanto deve accendere solo un LED. Poi passiamo sul provadiodi, quindi premiamo 2 volte finché appare il simbolo del diodo e controlliamo che ci sia circa 0,6 volt. Li proviamo tutti a 4. Proviamo poi anche il LED sul provadiodi, lo facciamo accendere, il più lungo è il più, lo mettiamo sul puntale rosso e vediamo se si accende. Ok, quindi il LED è perfettamente funzionante. Quello che non possiamo provare col tester è il regolatore, lo proveremo dopo quando è in tensione. I condensatori li possiamo provare anche col prova condensatori del tester, giusto per vedere che la capacità sia più o meno corretta. Meno il più lungo del condensatore è il più 480, questo qui è il 470. Proviamo questo che è il 100 microfarad, 104 microfarad. Perfetto. Adesso ti faccio vedere come saldare questo piccolo circuito e poi andremo a collaudarlo. La prima cosa da fare è preparare i componenti piegati, si dice preformati, per poterli inserire nel circuito stampato. Viene molto comodo il piegacomponenti. Questi piegacomponenti li trovi su AliExpress o Amazon a un costo molto basso in pezzo di plastica, oppure se hai la stampante 3D lo puoi stampare. Mi pare che in rete si trovano già i file pronti di questo piccolo oggetto. Funziona in questo modo: si prende la larghezza del passo del componente, la resistenza è questo qui, è il primo, si mette su la resistenza e si piega in questo modo. Hanno usato un passo molto piccolo, quindi si fa un po' di fatica perché il più piccolo è fatto più che altro per i diodi quelli piccolini. Anche questi diodi qui non ci stanno. Premendo si riesce comunque a dargli la curva. Vediamo se vanno bene. Ok. I diodi hanno una polarità, quindi bisogna fare attenzione dove c'è la fascia che deve corrispondere con la fascia che c'è indicata. Vanno messi con la fascia a destra, così, tutti e 4. E così bisogna preparare tutti i diodi. Poi possiamo preparare il regolatore montato sul dissipatore. Sarebbe meglio mettere della pasta termoconduttiva, anche questa si trova o in piccoli barattolini così o in tubetti tipo dentifricio. Ne basta proprio un puntino, la messa così e poi la dobbiamo tirare. Possiamo fare anche con il dito e poi la facciamo aderire bene al dissipatore. Non ne occorre tantissima, perché se ne mettiamo troppa, anziché fare da termoconduttore fa da isolante, perché ci deve essere giusto un filo per compensare i disallineamenti meccanici. Cioè, se le due superfici fossero perfettamente allineate, in linea teorica non servirebbe la pasta, però c'è sempre una non planarità e quindi occorre mettere la pasta termoconduttrice. Alla vite sarebbe sempre meglio aggiungere una ranella elastica, una Grover tipo questa, e anche magari una piana sotto, meglio ancora, in maniera che non c'è il rischio che col calore si possa allentare. Adesso che abbiamo pronti tutti i componenti possiamo procedere all'inserimento. Partiamo sempre dai componenti più bassi, quindi i 4 diodi e la resistenza. Possiamo inserire semplicemente i componenti anche così a mano libera, senza problemi, se non abbiamo leggi o supporti. Una volta inserito il tutto, dobbiamo capovolgere. Non dovrebbero cadere perché comunque i terminali fanno un po' da tenuta, così, e possiamo procedere alla saldatura. Puntiamo i componenti prima da una parte, controlliamo che siano rimasti allineati. Poi prima di finire la saldatura io procedo alla rasatura, quindi al taglio dei terminali, lasciando circa 1,5 mm, 1 millimetro e mezzo, quindi non tagliamo contro il circuito stampato, ma dobbiamo sempre lasciare un
certo spazio. E poi finiamo la saldatura. Questi due sono già insieme, quindi anche se li mettiamo insieme non fa nulla, anzi migliora la corrente che ci circola. Finiamo la resistenza. Poi un'altra finezza che possiamo fare è ripassare la punta di quelle che abbiamo fatto all'inizio per mettergli lo stagno anche sulla punta per evitare ossidazioni. Andiamo avanti con i componenti più bassi. Il più basso a seguire è il diodo LED, il catodo è dove c'è lo smusso, è quello più corto, lo mettiamo qua sopra. Possiamo mandarlo anche in battuta. Li posso saldare anche tutti e due. Poi anche qui, se voglio fare una finezza, saldare la punta. Le saldature non devono essere con troppo stagno o con poco stagno e non devono fare la palla. Poi procediamo con altri componenti bassi, quindi i più bassi cosa abbiamo? Questo condensatore, i morsetti, in ordine condensatore, morsetti, questi strip che li mettiamo prima dei morsetti, condensatore da 470 microfarad e il dissipatore per ultimo. Quindi andiamo in ordine di altezza. Condensatore da 100 microfarad, qui bisogna fare attenzione il più e il meno è dove c'è questa fascia qui bianca che è quello indicato sul condensatore e il più è quello più lungo, quindi il più lo infiliamo così, anche qui giriamo e saldiamo. Visto che i componenti sono pochi, anche montarne uno alla volta non abbiamo tanta perdita di tempo. Se fossero stati tanti, potevamo usare un leggio, montare tutti i componenti, mettere una spugna sopra, rovesciare il tutto e saldare il tutto. Sarebbe stato molto più veloce. Adesso ti faccio vedere come saldarne uno alla volta. Anche qui il ripasso di tutte le saldature possiamo farlo anche alla fine. Mettiamo pin strip, anche questo è dentro incastrato, quindi non cade. Bisogna solo fare attenzione che saldando qui magari si scaldano i pin e se sotto abbiamo della gomma rischiamo di scioglierla. O mettiamo sotto qualcosa per evitare di rovinare il tavolo da lavoro. Qui non hanno fatto le piazzole ma una striscia continua, quindi possiamo proprio fare una strisciata così. Ricontrolliamolo bene. Sono un po' lontano, faccio fatica anche a vedere, infatti questo qui non era saldato. Poi ci mancano i due morsetti. Anche qui io di solito prendo un pennarellino, ci scrivo su più e meno onde evitare di sbagliare quando ci si collega roba. È scritto già sul circuito stampato ma è meglio riscriverlo col pennarello. Basta un pennarello indelebile. Sull'alternata, quello d'ingresso, ci scriviamo alternata, alternata. Su questo il più è a sinistra, più e meno. Inseriamo i morsetti. Questi qui siccome cadono, se giriamo dobbiamo tenerli un attimino e appoggiarli. L'ultimo condensatore, anche qui attenzione al più e al meno, il più è più lungo. Questo qui non è del passo giusto, quindi sta dentro incastrato. Procediamo alla rasatura. E l'ultimo componente dobbiamo vedere se va inserito così. Teoricamente dovrebbe essere così perché la scritta è da questa parte, però andiamo a controllarlo. L'ingresso è questo a sinistra che deve andare sui diodi, quindi andiamo a vedere quella pista qui dove va al più del condensatore e ai diodi, quindi questo è l'ingresso, è giusto che vada così. Puntiamone uno e poi lo drizziamo. Lo raso e lo risaldo definitivo e poi saldo la punta degli ultimi componenti che ho montato che non ho ancora fatto e il circuitino è pronto per essere collaudato.
La modifica che ti dicevo dell'aggiunta del condensatore sarebbe da fare più vicino possibile tra il 2 e il 3 del regolatore, quindi andrebbe messa qua sotto. Se abbiamo un condensatore SMD lo possiamo mettere qui sotto, un condensatore ceramico ci sta comunque qui sotto, adesso ne vado a cercare uno da 100 nanofarad piccolino. Ecco il condensatore da 100 nanofarad, è marcato 104, lo possiamo mettere qua o di qui o di qui, mi accorcio i terminali e lo vado a saldare, aggiungo un po' di stagno su un piedino, metto dello stagno su un piedino, lo appoggio ed eccolo saldato. Il nostro circuitino ha anche 4 fori per essere fissato da qualche parte dentro un contenitore. Adesso andiamo a alimentarlo. Ho trovato questo trasformatore che ha in uscita 24 volt, quindi è un po' alto perché per il 5 volt basterebbe un trasformatore con uscita 9 volt. Quindi ho dovuto cambiare il condensatore qui e l'ho portato a 50 volt perché la tensione raddrizzata è più alta del 25 volt che hanno messo loro. È solo perché io ho un trasformatore a 24 volt. Col trasformatore a 24 volt potevo usare qui il regolatore 7824. Come si fa a calcolare la tensione che c'è qui? Dobbiamo fare la tensione d'ingresso V in per radice di 2 meno la caduta di tensione di 2 diodi. Si calcola 0,7 volt di caduta di tensione per un diodo, 2 diodi, l'alternata passa da un diodo e dall'altro diodo, meno, quindi questo risultato, meno 1,4. Adesso andiamo a misurare che tensione c'è qui. Ecco l'alimentato, vediamo che tensione abbiamo in alternata in ingresso, quindi in uscita dal trasformatore, 28,7 abbastanza alta. Andiamo a vedere sui 4 diodi in corrente continua che tensione abbiamo, 37,3. Quindi ci vuole per forza un condensatore da 50 volt come ho messo io, perché il 35 volt non sarebbe sufficiente. Andiamo a vedere in uscita se abbiamo il 5 volt, 4,91, un po' meno. Adesso provo a caricarlo e vediamo se è stabile. Ho collegato il carico elettronico tramite quei 2 coccodrilli, andiamo a vederlo. Adesso mi misura 4,97 volt in uscita, andiamo a caricarlo, 0,38 ampere, più di 0,38 ampere non riesce a dare. Dobbiamo tenere presente che in ingresso abbiamo una tensione alternata molto alta e quindi in ingresso al regolatore abbiamo una tensione alta. Provo a alimentare con un 9 volt da quest'altro alimentatore il circuito, anziché usare il trasformatore gli applico direttamente 9 volt qui sui diodi. Ho collegato il 9 volt direttamente in parallelo al condensatore d'ingresso, quindi siamo qua, gli sto dando 9 volt all'ingresso del regolatore. I 9 volt sono questi, 9 volt. Andiamo sul carico elettronico e rifacciamo la stessa prova. Adesso abbiamo 9 volt in ingresso, quindi la caduta di tensione del 7805 è minima. Andiamo a vedere che cosa supporta. Non riesce a dare neanche un ampere. Provo a dargli 10 volt, vediamo un po'. Con 10 volt no, purtroppo questo 7805 è il solito clone cinese che non supporta nemmeno il dichiarato, perché di solito i 7805 hanno un'uscita che varia da 1 ampere, 1 ampere e mezzo, certi anche 2 ampere. Adesso ne cerco uno dei miei, lo vado a sostituire e vediamo cosa cambia. Vado a montare questo 78M05 della On Semiconductor, è anche usato, vediamo la differenza. Ho montato il mio regolatore, do tensione, lo alimento a 9 volt, andiamo a vedere col carico, già noto che la tensione d'uscita è 5 volt e non 4,9. Andiamo a caricare, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, arriva a 1 ampere, quindi è proprio un clone cinese fatto male, un fake che non supporta nemmeno quanto dichiarato. Riguardiamo il componente, è marcato, sembra un ST ma è una cosa fatta male qua, simbolino, quindi se dobbiamo prelevare 200 mA va bene, ma di più no, quindi dobbiamo mettere in conto di avere un regolatore nostro che funziona. Facciamo adesso un po' di teoria, ovvero vediamo come funziona il raddrizzatore a singola semionda e a doppia semionda, quindi con un diodo o con 4 diodi.
come quello del circuito che abbiamo visto in precedenza, che monta 4 diodi, quindi è un ponte di diodi. Iniziamo da quello più semplice, che è un solo diodo. Userò una resistenza di carico da 10 kg per fare i conti velocemente. Il circuito è così, quindi abbiamo il trasformatore che mi genera circa 27-28 volt, il diodo è una resistenza. Questa è la tensione alternata che esce dal trasformatore, sono circa 28 volt RMS 72 di picco. Andiamo a vederla dopo il diodo e vediamo che viene raddrizzata solo la parte sopra, quindi la parte sotto non ce l'abbiamo più e abbiamo la parte sopra. Adesso se mettiamo un condensatore vedremo questo andamento qui. Se lo applico senza nessun carico mi va alla massima tensione, non ho ripple, la riga diventa retta, siamo a 37,5 volt. Se invece applico una resistenza di carico da 10 kg ho quell'effetto qui, perché il condensatore è troppo piccolo, è solo un microfarad e non ce la fa a livellare bene i miei picchi, quindi ho proprio un andamento così. Per poterla portare la più lineare possibile devo aumentare il condensatore. Questo è un microfarad, posso provare con un 10, diventa già più piatta, e se metto un 100 diventa quasi lineare. Questo ripple qui possiamo misurarlo, quindi se è tanto, ad esempio questo, potremmo andare coi cursori, attivo i cursore orizzontale, poi con cursori mi vado a muovere, potrei spostare il tutto più in basso e aumentare la sensibilità, quindi move, vado giù, e adesso con i cursori dovrei spostare anche il trigger così non si muove. Ok, cursori, che poi vedo che anche qui la misura diretta sono 5 volt picco picco, però facciamolo con i cursori così vediamo anche come funzionano i cursori. Adesso sono 5,5, qui mi segna 5,3 perché bisogna andare esattamente nel punto giusto. Possiamo fare una misura più precisa andando in AC. Adesso siamo in DC, andiamo in AC, così ce la porta in mezzo. A quel punto qui posso aumentare la sensibilità. Adesso sono 5 volt, il move lo porto al centro, il trigger lo riporto giù e qui scendo, adesso sono 2 volt e potrei andare anche a allargarlo ancora di più, e in questo caso con i cursori riesco meglio a posizionarmi. 5,8, però abbiamo anche la misura diretta in picco picco. Con un condensatore da 1 microfarad abbiamo un ripple da 5 volt, che è tantissimo. Provo a mettere un condensatore da 10 microfarad, adesso se tolgo salirà notevolmente, ritorna a un 37 volt di picco picco. Il condensatore era già da 10 microfarad, allora vado col 100, cambio la base della tensione, lo porto più sensibile e misuro il mio ripple, che è 200-300 mV. Non essendo stabile la tensione di rete continua a alzarsi e abbassarsi, e quindi c'è questo effetto qui su e giù. Vediamo adesso il raddrizzatore a onda intera, che è molto più efficiente. Non raddrizza solo la sinusoide positiva, ma le raddrizza tutte. Poi vedremo anche un po' di formule che ho preparato. Il raddrizzatore doppia semionda è fatto così, che è quello lì sopra. Adesso lo vado a collegare. Ecco collegato, ho quindi la doppia semionda raddrizzata. Tutte le parti negative vengono portate sopra. Quindi posso calcolarmi il V medio, la tensione media, che è la tensione di picco per 2 diviso 3,14, e la tensione efficace devo fare tensione di picco diviso radice di 2. Aggiungiamo il condensatore e vedremo cosa succede. Quindi senza resistenza, anche con un condensatore molto piccolo da 1 microfarad, riesce a portarmi perfettamente la tensione lineare, quindi livellata al massimo. Se ci metto una resistenza e il condensatore da 1 microfarad abbiamo quell'effetto qui, però è molto meglio, quindi ci vuole un condensatore di capacità minore perché lo spazio è più vicino, quindi dobbiamo riempire solo questi spazi qui, non dobbiamo riempire uno spazio molto grande, quindi il condensatore dovrà essere la metà in questo caso. Metto il condensatore da 100 microfarad e andiamo a misurare il ripple mettendolo in AC, oscilloscopio, e portando la tensione
più bassa, ci vuole un po' perché si deve caricare il condensatore che c'è nell'oscilloscopio. Il ripple è 330 mV. Vediamo anche come si calcola il ripple. Io l'avevo preparato prima qua. Quindi un trasformatore a circa 28 volt di uscita, resistenza 10 kΩ, il condensatore che ho messo è 10 microfarad. Quindi avrò una tensione di picco che si fa a 28 volt per radice di 2, che fa circa 39, però in uscita non avrò 39 perché devo togliere la tensione di caduta di due diodi, quello sopra e quello sotto del ponte, perché vanno in conduzione sempre quello in positivo e quello in negativo, o quello in positivo e quello in negativo, quindi diventano 1,4 volt da togliere, quindi la tensione è circa 38 volt. Dopo, se faccio 38 volt diviso la resistenza o la corrente che circola, che sono circa 3,8 mA, il ripple si calcola corrente fratto frequenza per condensatore, quindi la corrente diviso la frequenza è 100 Hz perché è doppia, il 50 Hz è questo, il periodo 50 Hz, il periodo viene raddoppiato perché mi raddrizza anche quella sotto e diventa 100 Hz, quindi nella formula devo scrivere 100 Hz e non 50 Hz. Per il condensatore fatto 100 per 10 alla meno 6 fa 0,01 e la corrente diviso frequenza per condensatore ho un ripple di 0,38 volt che è circa quel 320-360, continua a spostarsi, quindi i conti tornano. Quindi se volessi migliorare questo ripple devo aumentare la capacità del condensatore. Come vedi ho solo 3 mA, sto prelevando, e con solo 3 mA ho un ripple molto elevato. Per ridurre questo ripple dovrei mettere un regolatore, come è stato fatto qui, quindi il ripple è prima, vediamo se lo vediamo qui su questo schema, prima del regolatore c'è un po' di ripple, il regolatore mi consente di non avere più il ripple d'ingresso e avere una tensione molto stabile. Ho ricollegato il circuitino, ho messo la resistenza da 10 kΩ in uscita e come puoi vedere adesso siamo a 200 mV di scala e il ripple è praticamente zero perché ci pensa il regolatore a non far passare più il ripple. Se vado sui diodi ho un piccolo ripple, quindi di qua ho ripple però sono a tensione molto più alta e di qua non ce l'ho più, quindi ho 100 mV di ripple in ingresso però a tensioni di circa 35-38 volt e in uscita su 5 volt non ho ripple. Come ho detto all'inizio, per un regolatore 5 volt non bisogna mai entrare con tensione così alta perché se inizia a prelevare corrente scalda e non può dissipare tutta la potenza per fare la caduta da 35 volt a 5 volt, quindi dobbiamo alimentarlo con una tensione alternata di 6 volt, 7, massimo 9 volt. Eccoci alla conclusione di questo video. Abbiamo visto come montare questo semplice alimentatore, cosa bisogna controllare prima di montare il circuito, la modifica che ho fatto, quindi abbiamo visto che ho dovuto cambiare anche il condensatore ma perché sono entrato con una tensione più alta, il regolatore era un fake, questi regolatori almeno devono tirare fuori 1 ampere, dopo ci sono dei modelli che raggiungono anche 1,5 ampere, per questo qui è un modello da 1 ampere, infatti il mio raggiunge 1 ampere, quello che avevano messo loro a 200-300 mA già si sedeva, quindi se dobbiamo prelevare correnti superiori a 200-300 mA dobbiamo sostituirlo. Il circuito stampato è fatto abbastanza bene, possiamo montare il regolatore che vogliamo. È chiaro, in base, come ho già detto, alla tensione che vogliamo in uscita, dobbiamo montare il suo regolatore e di conseguenza avere il trasformatore di qualche volt in più rispetto alla tensione del regolatore. Per questo è tutto, spero che il video ti sia stato utile e noi ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!